ci sono un sacco di pomodori ancora verdi che devono diventare rossi, oppure anche pomodori, vediamo, forse questi, vedete, poi ha piovuto tanto e si sono tutti spaccati. Purtroppo succede questo, ha piovuto veramente tanto in questi giorni, vabbè, lo sapete anche dai telegiornali, in questa zona non ha fatto particolarmente danni per fortuna. Intanto approfittiamo per pulirne un po', però il fiume, noi abbiamo qua il Chiese e è stato proprio a rischio. Comunque ha piovuto e adesso stacco questi così do forza agli altri di crescere, tanto questi non sono più, questo sì lo tengo, lo mangio io, vabbè. Quindi sia pomodori rossi che gialli, sperando che faccia qualche giorno di sole così non marciscono così, vedete, perché se piove si spaccano, ma ce ne sono veramente tanti. Adesso vi faccio vedere anche di là. Purtroppo quando piove mi si forma il fango e faccio un po' fatica a arrivare lì, però lo faccio per voi. Adesso devo, mercoledì verrà mio papà. Vedete quanti ancora, tantissimi, e anche fiori, e quindi speriamo, dai, perché ottobre io ho ancora raccolto veramente tantissime cose dall'orto e mi piacerebbe farlo anche quest'anno. Qua aspettiamo le fragole perché guardate quanti fiori. Devo un po' pulirla questa aiuola, magari lo faremo insieme oggi pomeriggio se resta il sole. Ciao Felix. Ciao. Hai visto che abbiamo preso un po' di pappa? Hai visto che abbiamo preso un po' di pappa? Questo è un micione nuovo che è arrivato in giardino, abbiamo deciso, anzi ha deciso lui che si fa adottare, super coccoloso. Stiamo condividendo un po' l'affido con la vicina. Perché non stai tanto simpatico a Milù? Ma chi sta simpatico a Milù? Quindi vogliamo un po' vedersi Milù e inizia un po' a accettarlo perché non vogliamo stressarla troppo, vero? Moggi, ma te sei un coccolone. Moggi, ma te sei un coccolone di io. Ciao, io mi chiamo Felix e mi è venuta una panzona da quando mi hanno adottato. Non so se vi ho mai fatto vedere la mia salvia esplosiva. È gigante. Vediamo se faccio, se si capisce in rapporto a qualcosa. Vedete che salvia che ho? Eccola qua, Milù, che da lontano tiene tutto sotto controllo. Vediamo se riesco a farvi vedere. Guardate, Felix è lì. Ogni tanto hanno qualche approccio, ma diciamo che si amano da lontano. Welcome home, benvenuti sul mio canale. Allora, questo video doveva avere tutta un'altra evoluzione e un altro epilogo. La scaletta che avevo in mente, le cose da registrare erano sistemare l'aiuola delle fragole in giardino, rifare la ghirlanda autunnale fuori dalla porta, quindi con cose naturali del giardino. Avevo già intravisto i rametti di edera che avremmo raccolto insieme, delle foglie autunnali. Piccolo problema, ha iniziato a piovere, il tempo è cambiato proprio da così a così, c'era il sole e poi nel corso della mattinata il tempo è proprio cambiato.
e quindi devo adattarmi e cambiare i miei programmi. Purtroppo non si può sempre controllare tutto, soprattutto il meteo, come vediamo ultimamente. Quindi vabbè, non stiamo troppo a pensarci, ma ne approfitto per parlarvi di altre cose, di fare una chiacchierata insieme. Come avete visto ho preparato la mia tisana, adesso è arrivato il momento, forse l'ho messa un po' troppa, è arrivato il momento di scolarla. Adesso vi faccio vedere. Ho preparato il piattino, questo, e appoggio, scoliamo così, faccio scolare, ma adesso vi faccio vedere com'è diventata bellissima questa tisana e so che è anche buonissima. Guardate com'è diventata scura. Qua sembra più scura, in verità è proprio un color rubino, C'è anche questa luce in casa, ho fatto una fatica a sistemare per dare una... perché c'è proprio buio. Ah, tra l'altro, un'altra cosa che volevo registrare oggi era fare una treccia dolce con voi, un dolce con lievito secco, questa volta, non il lievito madre, ma mi si è rotta anche la tapparella della cucina, quindi sono, per quello che vedete così buio, perché fa buio, è diventato tutto grigio, ma anche perché in cucina ho giù completamente la tapparella, la cucina di là, ho giù completamente la tapparella e più tardi probabilmente siamo riusciti a trovare qualcuno che viene a guardarla. Purtroppo era difettosa da un po' di tempo, mio marito un po' l'aggiustava, però è sempre una cosa precaria e adesso basta, ci siamo stufati, abbiamo chiamato il professionista. Tra l'altro in questi giorni è successo, abbiamo avuto problemi con l'allarme, batteria dell'allarme, poi è venuto l'elettricista per... Cos'è che si è bruciato? Ah, il citofono, non mi andava più il citofono, il corriere doveva consegnare la batteria dell'allarme perché poi tra l'altro continuava a saltare l'allarme non andando bene la batteria e quindi aspettavamo il corriere e aveva segnalato, siamo passati, non c'era nessuno, noi eravamo in casa, ma no, ma come? Invece perché non andava il campanello. Nel frattempo è arrivata la batteria, abbiamo aggiustato il citofono perché non andava né il citofono né il campanello fuori. Insomma, delle giornate veramente piene di peripezie e imprevisti, ma noi siamo qui e ci riprendiamo e ne approfittiamo per fare una bella chiacchierata insieme perché volevo appunto aggiornarvi su alcuni prodotti così da condividere, proprio una chiacchierata tra amiche e amici per scambiarci un pochino opinioni sui prodotti, fare acquisti più consapevoli e non prendere fregature e non spendere soldi inutilmente. Chiaro è che sono le mie opinioni personali, ecco, quindi può essere che un prodotto a me non piaccia, ma invece a voi sì, quindi io vi darò la mia opinione, ma cercherò anche di descriverli se riesco. Intanto beviamo questa, cerchiamo di non ustionarci. Questa è una tisana, che buona, buonissima, l'ho fatta bella intensa. È una tisana dolce e asprina nello stesso tempo, io non metto zucchero neanche il caffè, quindi figuratevi una tisana, ma secondo me questa proprio può essere bevuta senza zucchero, ma è buonissima. Di solito ne metto meno, invece questa volta avevo paura di averla fatta intensa, invece è buonissima, me la farò più spesso, adesso è iniziato il periodo delle tisane. Allora, prima di tutto voglio parlarvi, scusatemi allungo, ho qua un po' di cosine. Allora no, questo ce lo togliamo subito, quindi vi confermo, mamma che luce non fa vedere niente, vi confermo le testine e gli spazzolini, adesso non li ho qui con me, gli spazzolini quelli biodegradabili, non in bambù, ma ve ne ho parlato negli scorsi video, andate a vedere, magari vi lascio qualche link in descrizione, quelli che hanno la testina intercambiabile, quindi promossi, piacciono ai bambini, non fanno muffetta, sembrano uno spazzolino di plastica, ma plastica non è, e quindi promossi. Questo sono tutti i prodotti, vi lascio i link sotto, che io compro su Greenwitz, anche se in verità questo potete comprarli anche sul sito della Saponaria, però siccome su Greenwitz poi ordino altre cosine, di solito faccio un ordine unico, mi è più comodo così. Poi sempre su Greenwitz, che vi ricordo è l'ex Sorgente Natura, per chi lo conoscesse ancora con questo nome, ho finito e promossa, ne ho già ricomprata un'altra, Mater Natura, crema disciplinante per capelli. Non guardate oggi i capelli perché... l'umidità si sente anche qua, però una crema disciplinante, definisce il riccio, pre-styling, anche se in verità io non uso mai il phon, li faccio asciugare sempre
così naturalmente, perché secondo me il phon sui miei capelli secca tanto. Io ho phon normali, magari ci sono dei phon più professionali che fanno un altro tipo di lavoro, e il mio phon è dell'anteguerra, non so dirvi, forse Revlon, ma veramente quelli portatili, piccoli, veramente bruttissimo, poverino, però fa il suo lavoro, che in verità uso più per i figli. E quindi crema l'Altea, adesso ho una confezione diversa, è arancione, ho in uso quella e continuo a utilizzarla perché pochina, mi disciplina i capelli, me li lascia morbidi e non appiccica. Altre creme che ho usato, non parliamo delle spume, una volta usavo le spume, la schiuma, mamma mia, poi mi sono resa conto di quanto nel tempo seccasse i capelli, no? Poi anche al momento ti fa quell'effetto che andava un po' negli anni 90-2000, che adesso non mi piace più l'effetto naturale. E quindi crema disciplinante, questa promossa, magari vi metto qua la foto dell'altra, però vi lascio anche il link in descrizione, così se vedete la confezione arancione è così, hanno cambiato il pack. Promossa anche questo. Adesso facciamo invece una riflessione sulle creme viso Conad. Penso si pronunci la linea Essenzie, penso sia in latino, quindi la T si dovrebbe pronunciare Z, Essenzie, con la E, Essentiale, Essenzie secondo me. Conad, le ho tutte e tre, le ho provate, adesso ve le faccio vedere, no, così sono due. Ce la posso fare, queste, poi magari vi faccio un'inquadratura un po' più decente, ok? Quindi idratante con estratti di aloe vera e temacia, adesso ve ne parlo, lenitiva con estratti di rosa e camomilla, e questa qua che è la prima che ho provato, antirughe, chiediamoci perché, l'ho provata per prima, per pelli mature. Questa l'avevo presa ancora questa primavera, infatti l'ho finita da tanto, ho tenuto apposta così, ho tenuto apposta la confezione così adesso dopo questo video elimino anche, butto un po' di cose. Allora, cosa dire? Hanno tutti SPF 15 che voglio dire a me è come non avere nulla, quindi non faccio il conto sul 15 perché io normalmente uso la crema viso solare d'estate, primavera sempre, autunno e inverno no, anche se dovrei, quindi vabbè è una mini protezione che comunque è qualcosa in più rispetto a qualcosa che non userei in autunno e inverno, però in primavera e estate quando inizia il sole io devo mettere qualcosa d'altro, sia proprio perché mi scotto ma poi perché è giusto così, è sano così, il sole fa male, insomma, lo stanno dicendo in tutti i modi e crediamoci. Allora, partiamo da questa delle tre è la mia preferita ed è probabilmente l'unica che ricomprerò per me, anche se però non è quella per pelli mature molto intensa, molto grassa, che piace a me magari anche la sera prima di andare a dormire d'inverno dove mi sento la pelle molto secca. È una crema per pelli mature però media, da giorno, la definirei da giorno e la ricomprerò, mi piaceva la profumazione, l'ho finita da un sacco. È questa, sì, ho tenuto la confezione ma l'ho finita da un sacco, infatti non so se si vede ma c'è su anche della polvere perché era in questo sacchettino sulla vasca in attesa che parlassimo di loro. Quindi con estratto di melagrana e olio di vitis vinifera per pelli mature, questa probabilmente la ricomprerò, però da giorno, non è la crema della vita, però costa tipo 3,50 €, quindi dà anche da mettere quella volta in più prima di uscire. Poi ripeto, d'inverno ha comunque un SPF 15, meglio che niente, e quindi questa per me è approvata. Le altre due, allora questa l'ho presa in verità, mettiamo a fuoco, ok, questa l'ho presa in verità per mia figlia perché vuole iniziare così ogni tanto si sente la pelle secca, poi gioca un po' gioca a 14 anni, insomma inizia a prendere confidenza con la skincare routine, sì, skincare routine, e quindi mi ha chiesto una crema e le ho preso questa. Allora, per me è proprio leggera, cioè io sento una crema che rimane superficiale, per la mia pelle non va bene proprio per le pelle fresche, giovani. A me disturba un po' il profumo di rosa, non amo il profumo alla rosa, si sente intenso.
dura giusto il tempo dell'uso, non permane, però non lo amo. Per me il momento in cui metto la crema è una coccola, è un momento in cui mi prendo cura di me e il profumo, lo sapete se mi seguite nei video perché sono un po' fissata, per me il profumo della crema viso è importantissimo. Infatti anche la crema della Vichy che mi ha portato, che avete già visto, mi ha portato mio fratello dalla Francia, da Vichy, la sto usando e tra l'altro quella rosata, ma sa tanto tanto di rosa, quindi allora devo impegnarmi a usarla perché voglio vedere l'effetto e sicuramente sarà una crema ottima, buona, ma l'odore mi infastidisce un pochino e come questo, quindi questa vabbè la utilizzerà mia figlia, è lì per mia figlia, adesso è su nel mobile del bagno nuovo, se l'avete visto, se non l'avete visto andate a vedere il makeover del bagno e quindi il nuovo bagno. E però dai, per le ragazze, per le fresche giovani la consiglio. Adesso scusate, beviamo un attimo, se no questa passa. Buonissima, questa la berrò tutte le mattine, ma così intensa devo farla, la facevo troppo slavata. E poi l'ultima che ho preso è questa, perché ho detto vabbè così parlo di tutte e tre, la provo, con estratti di aloe vera e temacia, per pelli normali o miste. Io ho la pelle piuttosto secca, allora la consistenza è in verità abbastanza idratante, non mi piace l'odore, comunque la consistenza poi dopo un po' ho bisogno di rimettere qualcosa, quindi per me non è, ma infatti non è per pelli secche, però l'ho voluta provare, vi deve proprio un po' piacere questa profumazione, un po' si sente la profumazione di aloe, quindi mi deve proprio piacere, io non la amo, e vabbè ve la sto descrivendo, io non la ricomprerò per me e neanche per mia figlia, piuttosto per mia figlia adesso proverà questa e poi magari vi farò sapere cosa dice lei, anche se vedo che in verità è stato più uno sfizio, ma non è che stia usando la crema idratante. Ripeto, più o meno andiamo dai 3 euro e 4 euro ognuna, hanno un po' un prezzo diverso, forse questa è quella che costa di più, ma io l'avevo presa in offerta ai tempi, però capisci dove arriviamo, insomma. E poi vi volevo raccontare, vediamo, sì, è giunto il momento di questo, vi volevo raccontare di questa chicca, di questa meraviglia che ho scoperto all'Eurospin e sono tutta una serie di doccia schiuma. Come ve la spiego questa cosa? Allora, ve ne faccio vedere due, uno finito e uno in uso, iniziamo dallo stesso. Allora, ta-da! Quindi dichiarato crema di sapone e bagno doccia, questo è super finito, anche questo lì da un sacco, quindi crema di sapone e bagno doccia, queste hanno la stessa profumazione, vedete che hanno anche lo stesso decoro, lo stesso colore, sono fico d'India e pomelia bianca, meravigliosa, una profumazione meravigliosa. Noi non stiamo usando tanto la vasca, quindi questo l'abbiamo usato più come bagno doccia e poi a un certo punto sono spariti perché, ecco, importante, non è una linea, almeno nelle mie zone, nell'Eurospin delle mie zone, non è una linea permanente, ma sono quelle linee temporanee che compaiono, scompaiono nei cestoni, quelli in mezzo al supermercato, quindi non negli scaffali, oppure anche alle casse l'ho vista. Quello penso sia una decisione un po' del supermercato singolo. Questo è buonissimo, le ho scelte anche se sono in plastica, sapete che io preferisco i prodotti solidi perché comunque dichiarato è 95% di ingredienti naturali e quindi questa cosa mi ha assolutamente attratto, anche se in verità non l'hanno, ingredienti di origine naturale, non l'hanno tanto pubblicizzata, nel senso che davanti questa cosa non è proprio espressa, però io vado sempre un pochino a spiare gli ingredienti e me ne sono accorta, no parabeni, no siliconi, no PEG e no coloranti artificiali. Questa esatta profumazione è meravigliosa, ripeto, fico d'India e pomelia bianca, meravigliosa. Io allora prima ho preso queste, ne ho prese 2 o 3 profumazioni, adesso ve le faccio vedere, ve le spiego. Poi è scomparso ed è ricomparso in questa versione. Ho detto vabbè, hanno cambiato il pack ma il prodotto è lo stesso. In verità io non me ne intendo, non sono una chimica,
Però andando a leggere dietro la lista ingredienti inizia uguale ma non continua uguale, quindi secondo me una differenza c'è. Nella profumazione no. Quindi io poi alla fine ho messo anche questo in verità in doccia pensando che fosse lo stesso prodotto, ma con anzi questo magari anche più comodo con i bambini perché fai un pump, hai dosato. Questo quando i bambini in doccia devono dosarlo rischi sempre che usino più prodotto del necessario. Però invece probabilmente è un prodotto un po' diverso per il corpo, voglio dire, si può usare anche questo, infatti è crema di sapone, non c'è scritto sapone mani, provateli. Questo è, no, oddio, non lo so se, sì, per ora questo è il mio preferito, però c'è anche nelle versioni, e li hanno fatti entrambi, sia nella versione col dispenser o no, allora anche questo, ecco qua ad esempio ne ho già uno nuovo, di questa versione perché poi è tornata questa versione, mi stanno facendo diventare matta con il tappo così, e fico d'India piumela bianca ne ho un altro nuovo. Ho fatto scorta perché quando li vedo mi piacciono talmente tanto, e poi se hanno 95% di ingredienti di origine naturale, il pack lo metti nel riciclaggio plastica totalmente. Poi cosa vi posso far vedere? Ah, questo è un'altra profumazione, vedete che è diversa la confezione. Questa mi sia un po', vedete, che hanno colori e ghirigori mi viene, e, insomma, decori diversi. Questa è la versione buonissima, anche questa d'estate è stata meravigliosa, perché è un po' che il ceglioli li sto usando e ve ne avrei voluto parlare. Scorze di limone e fiori bianchi di alloro. È buonissima anche questa, freschissima, si sente il limone ma sa tipo di sorbetto, mamma mia. E questo limone smorzato anche un po' dall'alloro, è buonissimo, buono, veramente dovete provarlo. Tra l'altro sono anche bellissime da tenere in bagno e tenere in doccia, sono proprio decorative, anche se vabbè non è il nostro primo. Poi cos'è che abbiamo ancora? Questo qua. Secondo me ne ho dimenticata una da qualche parte perché secondo me erano 5 le profumazioni, io qua ne ho solo 4, ma che non ho provato ma che ho qui. Ho la versione agave e saponaria dell'Etna, questa non l'ho ancora provata. Guardate anche che bella, questo rosa e blu, rosa azzurro, bellissima. Proviamo a usarla così un attimo, a vedere il primo impatto. Questa non l'ho ancora provata, vediamo. Io l'ho preso a fiducia. Buonissimo anche questa. Questo è più fiorato, saponaria dell'Etna, cos'è? Un fiore? Immagino di sì, sarà questo, perché c'è l'agave e l'altro sarà la saponaria. Buonissimo anche questo, buonissimo. Per ora il mio preferito è quello lì al fico d'India, E poi, che però non riesco a usare perché come è fatto, così. Ah, potrei così, vediamo. Ma che cos'è? Ma sa di pistacchio, cioè... No, vabbè, di pistacchio viene voglia di mangiarlo, pistacchio e fiori di mandorlo. Anche questo non so perché non ho la confezione, forse perché questi così vengono venduti così e quelli versione doccia vengono venduti con la scatola, non mi ricordo. Questo è pistacchio e fiori di mandorlo. No, vabbè, pistacchio, sembra di annusare la crema al pistacchio, poi bisogna vedere sotto la doccia o anche, immaginate di lavarvi solo le mani, anche questo promossissimo, ma lo sapevo, Questo è un altro, no, quindi, insomma, se li trovate all'Eurosmin, provateli, e in tutti c'è scritto 95%, 95% di ingredienti di origine naturali, con estratti naturali di pistacchio di Bronte, vi giuro che si sente, cruelty free, vegan, flacone 100% riciclabile, testati nickel, cromo e cobalto. Ma scusate, posso? Ma quanto sto parlando? Mamma mia! No, ma questo adesso lo spalmo sul pane, no scherzo. Allora, un altro sorsetto, ancora 2 parole su una cosina. Allora, questo l'ha voluto mia figlia per i suoi
esperimenti. Lei non ha la pazienza di usare i miei struccanti naturali, i miei burri, ma adesso ci arriveremo anche con lei, e quindi ha voluto questo. È finito. Questo Garnier truccante bifase 2 in 1 rimuove anche il trucco waterproof. Io l'ho provato giusto per parlarvene, non è miracoloso. Adesso ne ho voluto provare un altro della L'Oreal, quello nero, nuovo, è grande, dopo ve lo farò vedere. Viso e occhi. A lei proprio c'è questa cosa per cui i suoi rímel, che sono rímel della Essence, così, non strucca, rimane sempre, è chiara come me, rimane sempre effetto pandino. Vedremo di trovarle lo struccante giusto, magari proverà il mio burro naturale struccante, che vi lascio linkato sotto, vediamo se con quello invece vedrai che strucca e poi verrà verso di me. Volato, questo è il segno che vi devo salutare. Niente, mi dispiace. Adesso vediamo se magari smette di piovere. Ora che monterò questo video, magari vi inserirò qualche altro frammento di... Vado magari fuori a prendere l'edera, guardo qua perché ho la finestra, quindi prenderemo l'edera e faremo la ghirlanda fuori dalla finestra. Se no, abbiate pazienza e lo vedrete sicuramente nel prossimo video insieme alla treccia dolce. E insieme ad altre cosine dobbiamo sistemare le fragole che sono piene di fiori. Io non lo so se mi arriveranno le fragole a ottobre-novembre, perché se adesso arriva il freddo, secondo me. Vabbè, comunque promessissimo che di tutte queste cose parleremo nel prossimo video, o meglio ve le mostrerò, le faremo insieme nel prossimo video. Grazie per essere stati con me e aver chiacchierato. Vi consiglio anche, adesso l'ho portata di là la tisana, però magari vi metto una foto qua di questa tisana fantastica. Iscrivetevi al canale se volete vedere i prossimi video, andate a vedere anche i video vecchi, anche dell'anno scorso sull'autunno, perché ogni anno faccio vedere cose diverse e evolviamo insieme, quindi anche le cose dell'anno scorso secondo me sono carine, perché non rifaccio gli stessi decori tutti gli anni, quindi andate a spiare anche i video vecchi e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao! Oh, vabbè, buonissima. Adesso andrò in bagno tutto il giorno, ma buonissima. Me l'aveva regalato la Roby questa. Buonissima.